Ciao a tutti e bentornati su Wow Podcast Italian. Sono Lucas e oggi sono qui con la mia collega Mia. Mia, oggi ho una storia incredibile da raccontarti. Ieri sono andato in palestra per la prima volta in assoluto. Ciao a tutti, ascoltatori. Sono Mia e sono felicissima di essere qui con voi oggi. Lucas, davvero? La prima volta in palestra? Raccontami tutto. Come ti sei sentito quando sei entrato? Mia, devo dirti la verità. Ero completamente perso. Appena sono entrato, ho visto tutte quelle macchine enormi e non sapevo assolutamente da dove cominciare. Era come essere in un posto straniero senza una mappa. Capisco benissimo quella sensazione, Lucas. Anche io la prima volta ero molto confusa. Ma sai, cari ascoltatori, questa è un'esperienza che hanno tanti di voi, vero? Scrivete nei commenti se vi è capitata la stessa cosa quando avete messo piede in palestra per la prima volta. Esatto. E quindi ho deciso di chiedere aiuto. Ho visto un istruttore vicino a una macchina grande e mi sono avvicinato. Gli ho detto: «Scusi, può aiutarmi?» Non so come si usano queste macchine. Benissimo, Lucas. Chiedere aiuto è sempre la cosa giusta da fare e l'istruttore è stato gentile con te. Sì, fortunatamente era molto disponibile. Si chiama Marco. Mi ha detto: «Certo, con piacere. Da dove vuoi cominciare?» E io non sapevo cosa rispondere perché non conoscevo nemmeno i nomi delle macchine. Ah, questo è un problema comune, vero, ascoltatori? Non sapere come si chiamano le attrezzature in italiano può essere difficile, ma non preoccupatevi, oggi con Lucas impariamo tutto insieme. Allora, Lucas, cosa ti ha mostrato Marco per prima? La prima macchina era il tapis roulant. Conoscete il tapis roulant? È quella macchina dove si cammina o si corre senza spostarsi. Marco mi ha spiegato tutto con molta pazienza. Mi ha detto: «Questa è semplice, premi il pulsante verde per accenderla». Il tapis roulant perfetto! È una delle macchine più usate in palestra. E tu cosa hai risposto, Lucas? Sapevi già come funzionava? Gli ho detto: «Capisco, ma come faccio a regolare la velocità?» E lui mi ha mostrato i tasti con i numeri. Mi ha spiegato: «Premi il più per aumentare la velocità e il meno per diminuirla». Semplice, no? Esatto. E questo è un ottimo esempio di come si chiede aiuto in italiano, cari ascoltatori. Lucas ha usato frasi molto utili. Come faccio? Può aiutarmi? Non so come si usa. Avete già usato queste frasi? Scrivetecelo nei commenti. Dopo il tapis roulant, Marco mi ha portato davanti a un'altra macchina. Era una specie di bicicletta, ma ferma. Gli ho chiesto: «Scusi, come si chiama questa macchina?» Ah, deve essere la cyclette o la bici da spinning. È fantastica per fare esercizio per le gambe. E cosa ti ha risposto Marco? Esattamente, era la cyclette. Marco mi ha detto: «Siediti sul sellino e regola l'altezza con questa leva qui». Io gli ho chiesto: «Come si regola? Devo girare qualcosa?» E lui mi ha mostrato pazientemente come alzare e abbassare il sellino. Perfetto! Regolare il sellino è importantissimo per fare esercizio in modo corretto e senza farsi male. Cari ascoltatori, prendete nota di questa parola, il sellino. È la parte su cui ci si siede sulla bicicletta e la leva è quella che si usa per regolare l'altezza. Sì, e ho imparato anche un'altra parola importante: il manubrio. Marco mi ha spiegato che devo tenere le mani sul manubrio durante l'esercizio. Ho ripetuto la parola più volte per ricordarla. Manubrio, manubrio, manubrio. Bravissimo, Lucas! Ripetere le parole nuove è un ottimo metodo per impararle. Ascoltatori, fate lo stesso voi, ripetete il manubrio, la cyclette, il tapis roulant. Queste sono parole fondamentali in palestra. Poi Marco mi ha portato in un'altra zona della palestra. Lì
c'erano tanti pesi e macchine più complicate. Devo ammettere che mi sono spaventato un po'. Ho detto a Marco: queste macchine sembrano molto difficili. Come si usano? Capisco. Quella zona con i pesi può sembrare intimidante all'inizio. E Marco ti ha aiutato anche lì? Certo, Marco è stato fantastico. Mi ha mostrato una macchina che si chiama la Lat Machine. Mi ha spiegato: questa macchina serve per allenare la schiena. Siediti qui e tieni la barra con entrambe le mani. La lat machine, ottima scelta per i principianti. E tu hai capito come si usava, Lucas? Non subito. Ho chiesto: devo tirare la barra verso il basso o verso l'alto? Marco mi ha risposto con un sorriso: verso il basso, verso il petto. Guarda, ti faccio vedere io. E mi ha mostrato il movimento corretto. Benissimo, cari ascoltatori, avete capito? In palestra potete sempre chiedere: devo tirare o spingere? È in alto o in basso? Sono domande semplicissime ma molto utili. Avete altre domande che fate spesso in palestra? Scrivetecele nei commenti. Dopo la lat machine abbiamo parlato dei pesi liberi. Sai, Mia, non sapevo neanche la differenza tra i manubri e il bilanciere. Ah sì, questa è una distinzione importante. I manubri sono i pesi piccoli che si tengono con una mano sola, mentre il bilanciere è quella barra lunga con i dischi ai lati. Li conoscete, ascoltatori? Esattamente. Marco mi ha spiegato la differenza. Gli ho chiesto: scusi, per cominciare, devo usare i manubri o il bilanciere? E lui mi ha consigliato di cominciare con i manubri più leggeri per imparare la tecnica corretta. Che buon consiglio! La tecnica è fondamentale, specialmente per i principianti. Non bisogna mai avere fretta di usare pesi pesanti. Lucas, e tu hai ascoltato il suo consiglio? Sì, assolutamente. Ho preso i manubri più leggeri e ho provato. Però ho fatto una domanda importante a Marco: quante ripetizioni devo fare? Non sapevo cosa volesse dire ripetizioni all'inizio. Ottima parola! Le ripetizioni, o in inglese le reps, sono il numero di volte che si esegue un esercizio. Ad esempio, se fai 10 ripetizioni vuol dire che fai il movimento 10 volte. Chiaro, ascoltatori? Sì, e Marco mi ha anche spiegato le serie. Mi ha detto: fai 3 serie da 10 ripetizioni. Io gli ho chiesto: cosa vuol dire una serie? E lui mi ha spiegato pazientemente: una serie è un gruppo di ripetizioni. Fai 10 ripetizioni, poi riposati, poi fai altre 10 ripetizioni. Questo è fare 2 serie. Perfetto! Quindi abbiamo imparato 3 parole importantissime oggi: le ripetizioni, le serie e il recupero, che è il tempo di riposo tra una serie e l'altra. Cari ascoltatori, usate queste parole la prossima volta che andate in palestra. Marco mi ha anche insegnato come usare i macchinari per le gambe. C'era una macchina che si chiama la pressa. Mi ha spiegato: metti i piedi sulla piattaforma e spingi verso l'alto. Ho chiesto: dove devo mettere esattamente i piedi? La pressa è ottima per allenare le gambe e la posizione dei piedi è davvero importante per un esercizio corretto. Cosa ti ha risposto Marco? Mi ha detto: metti i piedi alla larghezza delle spalle. Io ho ripetuto: alla larghezza delle spalle. E lui ha confermato: sì, non troppo vicini e non troppo lontani. E poi ha aggiunto: tieni sempre la schiena appoggiata allo schienale. Benissimo. La sicurezza in palestra è fondamentale. Cari ascoltatori, ricordate sempre la schiena appoggiata, i piedi in posizione corretta e mai fare movimenti bruschi. Avete mai avuto un infortunio in palestra? Raccontatecelo nei commenti. Per fortuna no, ma Marco mi ha avvertito di stare attento. Mi ha detto: se senti dolore, smetti subito. Non ignorare mai il dolore.
Ho trovato questo consiglio molto importante. Assolutamente. E in italiano come si dice che si sente dolore? Si dice mi fa male qui. Oppure ho un dolore qui. Sono frasi utili da sapere, anche fuori dalla palestra. Già! E ho imparato anche come chiedere dove si trovano le cose in palestra. Ad esempio, ho chiesto a Marco dove sono gli spogliatoi e lui mi ha indicato la direzione. Sono in fondo al corridoio, a destra. Ottimo. Altre domande utili in palestra. Dov'è la fontanella? Dov'è la reception? Dove posso lasciare le mie cose? Cari ascoltatori, queste sono tutte domande che potete fare in italiano in palestra. Sì, e ho anche chiesto: c'è un armadietto disponibile? Marco mi ha risposto: sì, gli armadietti sono nello spogliatoio. Hai portato un lucchetto? Io gli ho detto: no, non lo sapevo, e lui mi ha prestato uno dei lucchetti della palestra. Che gentile, Marco. Ecco un consiglio pratico. Quando andate in palestra per la prima volta, chiedete sempre cosa devo portare oppure di cosa ho bisogno. Così potete prepararvi bene prima di andare. Esatto, e alla fine della sessione con Marco lui mi ha chiesto: hai capito tutto? Hai altre domande? Io gli ho detto: sì, ho capito molto. Grazie mille per la sua pazienza. E lui mi ha risposto: prego, a presto. Perfetto. Cari ascoltatori, avete sentito? Lucas ha usato una frase molto importante. Grazie mille per la sua pazienza. Questa è una frase molto educata e apprezzata. Ricordate di ringraziare sempre quando qualcuno vi aiuta. Assolutamente. E poi c'è stata una situazione un po' imbarazzante mia. Stavo usando una macchina e non riuscivo a capire come fermarla. Ho guardato intorno cercando un pulsante, ma non lo trovavo. Oh no! E cosa hai fatto, Lucas? Sei rimasto sulla macchina per sempre. Ascoltatori, vi è mai capitata una situazione simile? Siete rimasti bloccati su una macchina senza sapere come fermarla? Fortunatamente no. Ho fermato un'altra persona che era vicino a me. Le ho detto: scusi, può aiutarmi? Non riesco a fermare questa macchina. E lei mi ha aiutato subito. Era molto gentile. E questa è una lezione importante per tutti voi ascoltatori. Non abbiate paura di chiedere aiuto. In palestra la gente di solito è molto disponibile e felice di aiutare. Non vergognatevi se non sapete qualcosa. Proprio così. E ho anche imparato come prenotare una macchina quando è occupata. Ho visto che una macchina era libera, ma c'era un asciugamano sopra. Ho chiesto alla persona vicina: scusi, questa macchina è libera o è occupata? Ah, questa è una situazione molto comune in palestra. E la risposta giusta sarebbe è occupata, torno subito. Oppure è libera, puoi usarla. Cari ascoltatori, queste sono frasi pratiche da usare ogni giorno in palestra. Sì. E poi ho imparato anche come parlare degli orari. Ho chiesto alla reception: a che ora apre la palestra? E hanno risposto: apriamo alle 6 di mattina e chiudiamo alle 11 di sera. Ottimo. E altre domande sugli orari. A che ora chiude? Ci sono orari di punta. Quando è meno affollata la palestra? Sono tutte domande utilissime. Esatto. Ho chiesto anche: ci sono corsi di gruppo disponibili? La receptionist mi ha detto: sì, abbiamo yoga, pilates e zumba. Vuoi vedere il calendario dei corsi? I corsi di gruppo sono fantastici per cominciare. Sono divertenti e c'è sempre un istruttore che ti guida. Cari ascoltatori, andate a cercare i corsi disponibili nella vostra palestra e iscrivetevi. Quale corso vi piacerebbe provare? Scrivetecelo nei commenti. A me piacerebbe provare lo yoga. Ho detto alla receptionist: mi piacerebbe provare lo yoga.
Come faccio a iscrivermi? Lei mi ha spiegato. Puoi iscriverti online o direttamente qui alla reception. Perfetto. E in italiano si dice mi iscrivo al corso o anche vorrei partecipare al corso di yoga. Sono frasi molto semplici ma importanti. Lucas, alla fine com'è andata la tua prima giornata in palestra? È andata benissimo, meglio di quanto pensassi. All'inizio ero nervoso, ma poi, con l'aiuto di Marco e degli altri, mi sono sentito molto più a mio agio. Quando sono uscito, ho detto alla receptionist «Arrivederci, a presto!» e lei ha risposto con un sorriso. Che bella storia, Lucas! Cari ascoltatori, avete visto quante cose si possono imparare in una sola visita in palestra? Non solo gli esercizi, ma anche tante parole e frasi utili in italiano. Esattamente. E voglio condividere con voi alcune delle frasi più importanti che ho usato oggi. Prima, scusi, può aiutarmi? Questa è la frase base per chiedere aiuto in italiano. Perfetto. E poi, come si usa questa macchina? Come faccio a regolare? Quante ripetizioni devo fare? Sono le mie in palestra? Ascoltatori, ripetete queste frasi ad alta voce. La pratica rende perfetti. Ciao. Sì, e ricordate anche le frasi per la sicurezza. Mi fa male qui. Ho bisogno di aiuto. Questa macchina non funziona. Sono frasi che speriamo di non dover usare mai, ma è importante saperle. Assolutamente. E adesso, cari ascoltatori, è il momento di mettere in pratica quello che avete imparato oggi. La prossima volta che andate in palestra, provate a usare qualcuna di queste frasi in italiano. Non abbiate paura di sbagliare. Giusto. Gli errori fanno parte dell'apprendimento. Quando ho chiesto aiuto in italiano in palestra ieri, probabilmente ho fatto qualche errore, ma nessuno ha riso di me. Tutti erano felici di aiutarmi. E questo è il bello dell'italiano, no? È una lingua molto melodica e le persone apprezzano molto quando uno straniero cerca di parlarlo. Cari ascoltatori, continuate a praticare e non mollate mai. Benissimo detto, Mia. Prima di chiudere l'episodio di oggi, vogliamo fare un piccolo ripasso delle parole più importanti imparate oggi. Sei pronta, Mia? Prontissima, Lucas, andiamo! Il tapis roulant, la cyclette, la lat machine, la pressa, i manubri, il bilanciere, le ripetizioni, le serie, il recupero, lo spogliatoio, l'armadietto, il lucchetto. Cari ascoltatori, avete preso nota di tutte queste parole? Perfetto. E le frasi utili, come si usa? Può aiutarmi? Quante ripetizioni? Dov'è lo spogliatoio? A che ora apre? Mi fa male? Questa macchina è libera? Sono frasi che vi serviranno sicuramente. Bravissimi entrambi! Cari ascoltatori di Wow Podcast Italian, grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che questo episodio vi abbia aiutato a imparare l'italiano in modo divertente e pratico. Sì, grazie a tutti. Se avete domande o commenti, scriveteci qui sotto. Siamo sempre felici di leggere i vostri messaggi e di aiutarvi nel vostro percorso di apprendimento dell'italiano. E se questo episodio vi è piaciuto, non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale Wow Podcast Italian. Così non perderete nessuno dei nostri prossimi episodi pieni di italiano pratico e divertente. A presto, ascoltatori! Continuate a praticare l'italiano ogni giorno. Ricordate, ogni giorno è un'opportunità per imparare qualcosa di nuovo. Ciao a tutti! Ciao a tutti, alla prossima! E ricordate, in bocca al lupo con il vostro italiano!